È capitato tante volte che un cliente mi dica: guarda, occupatene tu che hai creatività, occupatene tu che hai fantasia. E questo non mi succede soltanto al lavoro. Molto spesso quando le persone dicono di non avere fantasia o creatività, non è che non l'hanno, ma semplicemente nessuno gli ha spiegato come svilupparla. Ma perché? Beh, in verità la questione sta tutta in una parola: abitudine. Non so se qualcuno di voi è appassionato di manga. A me piaceva tantissimo Arale e mi ricordo che quando dovetti imparare a leggere nella direzione opposta e quindi cambiare totalmente il mio modo di leggere fumetti non fu così facile. Questo significa che ci sono delle abitudini che non facilmente, tra virgolette, riusciamo a superare e che si innescano automaticamente. Se ci chiedono che cos'è questo, beh, noi rispondiamo che è un bicchiere. Ma se invece di questo collegamento abbracciassimo altri concetti, altre immagini nella nostra mente, e allora a questo punto un bicchiere potrebbe diventare, che so, uno strumento musicale? Quindi siamo andati oltre quello che era il solco mentale fino ad ora costruito dall'abitudine. Viaggio nella fantasia di Bruno Munari è uno dei pochissimi libri che tratta in maniera specifica il tema della fantasia. Munari ha scritto questo libro ispirato dalla mappa degli orari del treno, dove c'erano tutte le località tracciate con un puntino e vari collegamenti ferroviari. Grazie alla fantasia noi possiamo tracciare delle nuove mappe. È come una scintilla quella dell'innovazione, che nasce dalla combinazione di qualcosa che per la prima volta si relaziona. È come il bicchiere che diventa uno strumento musicale, e questo ci dimostra che la creatività non è utile soltanto al lavoro, ma anche nella vita di tutti i giorni.